Buongiorno amici del canale. Ciao. Questo pezzo l'ho preso in Francia. In realtà ne avevo presi 3. Uno l'abbiamo fatto vin brûlé. Sì. Con un transfer. Uno l'abbiamo fatto bacio di rosa con un transfer. Lui per adesso lo faremo elisir. Non so ancora se metteremo il transfer. Però perché vi dico questo? Perché sono 3 mobili molto simili, con la parte superiore uguale, Sì. la stronata, ed è una classica, diciamo, una classica fattezza, un mobile che si trova molto in Francia, nella parte provenzale. Sicuramente non sono mobili originali, sono mobili che fanno riproduzione, uno stile provenzale originale, ma sono veramente molto piacevoli, trovano collocazione in qualsiasi angolo perché sono abbastanza ampi da contenere un bel po' di cose, solidissimi in legno e si possono veramente utilizzare per qualsiasi scopo. Quindi oggi guardiamo come sverniciare questo bel piano che è fatto con una stronatura, si può vedere da dietro, però è molto piacevole, e quanto è bello il nostro elisir, perché da un po' che non ve lo faccio vedere. Partiamo! Bel piano si svernicia tranquillamente con il nostro sverniciatore. Da cosa ce ne accorgiamo? Come vi dicevo prima, dal retro. Se voi vedete dietro vedete che ha un bel pezzettone di legno massello, comunque l'ha stronato con degli incroci, degli incastri di legno. Seconda cosa, ve ne rendete conto perché se voi vi avvicinate, fate così, grattate leggermente, vedete che va via molto facilmente. Vuol dire che questa vecchia vernice, un pochettino lucidina, è una classica vernice protettiva, non è una di quelle finiture industriali molto spesse, plastificate, quindi non sono vernici, sono plastiche che proteggono. Questa è una semplice vernice. Quindi tutto ciò che è vernice si svernicia, ciò che è plastica, tipo le finiture poliuretaniche, non possono essere sverniciate perché non sono vernice. Noi ora steniamo lo sverniciatore. Ricordatevi una cosa, non si abbandona lasciandolo seccare, mai, quindi non è che lo stendete e ve ne andate. Se c'è vento si copre con una plastica qualsiasi, anche un sacco di immondizia aperto, ok? Si massaggia e non si dimentica. Cosa vuol dire? Che se massaggiamo pian pianino lo sverniciatore in questo modo ogni tanto, lui si va a riattivare. Quindi nel momento in cui l'avete già steso e spalmato sulla superficie, ogni tanto fatemi la cortesia di tornare. Ogni tanto vuol dire nel giro di un quarto d'ora, qualche volta, ritornate e continuate a massaggiarlo al 100%. In questo modo lui farà veramente un bel effetto. Un'altra cosa molto importante è: non dovete essere troppo scarni, troppo tirchi nella stesura, perché funziona bene ovviamente, ma non va steso troppo sottile. Quindi non si spreca, assolutamente non si spreca mai prodotto. Quello che io ho messo all'inizio adesso me lo porto dappertutto e continuo a farlo fruttare sulla superficie, ma non va neanche steso troppo sottile, altrimenti gli eccipienti non si sciolgono. Quando è che funziona bene? Funziona bene quando nel giro dei primi 10-15 minuti vediamo che ha già sciolto la vernice sottostante. Cosa vuol dire? Che si può già notare che la vernice inizia a diventare trasparente, e in questo modo, se è già trasparente, vuol dire che sta facendo il suo effetto. Ora io continuo a massaggiare ovunque, vedete, non lo dimentico fin quando non arrivo alla fine, anche qua. Qua in realtà nella parte centrale è il punto in cui è più spessa, perché solitamente ai lati hanno un po' di usura i mobili e quindi si assottiglia anche la finitura. Guardate. Ecco qua, l'ultima passata. Io qua non ho vento, non ho aria, non ho sole, quindi sono tranquilla. Se voi verniciate all'aria ricordatevelo. Adesso lo lasciamo riposare un attimino e ogni 4-5 minuti io vengo e col mio pennello che ho appena usato faccio una massaggiatina, in modo che lo riattivo, lo smuovo, e in questo modo non secca. Se non secca funziona bene, se secca non si scolla più. È ora di togliere lo sverniciatore. Se vi avvicinate potete vedere che in moltissimi punti è trasparente qua perché ha sciolto quel poco che c'era da sciogliere. Qua non è più tanto verde ma è molto trasparente, però qua è vero, era anche più spessa. Invece in questo punto guardate come proprio è dissolto. Questo vuol dire che è andato a sciogliere la vernice sottostante, che adesso è ora di toglierlo.
usate una spatola che sia leggermente affilata, come la nostra, il geppetto. Non fate però l'errore di utilizzarla impropriamente usando gli angoli, perché sennò andate a graffiare il mobile. Si parte da un lato e si va all'altro. Vi renderete conto che lo sverniciatore ha funzionato perché c'è questa patina che è passata dall'essere lucida all'essere opaca, e qui si vede anche il nostro sverniciatore sciolto. Ecco qua. Per togliere l'eccesso di sverniciatore faccio un po' di acqua con un goccio di ammoniaca, ne devo pochissima però, perché in questo momento il legno è veramente molto molto debole e delicato, perché non ha più la sua protezione. Quindi guardate, questa spugna è veramente strizzatissima, mi serve solo per andare ad eliminare delicatamente l'eccesso prima del prossimo passaggio, per purificare leggermente la superficie. Guardate. Non vado assolutamente ad immettere nessun tipo di liquido perché potrebbe essere deleterio per la superficie. Una volta che ho pulito bene, prendo la mia lana d'acciaio con l'alcol e rifinisco il piano e lo facciamo respirare. Alcol denaturato, quello a 90 gradi, ne mettiamo un goccino sul mobile e andiamo delicatamente con la lana d'acciaio a massaggiare. Poi con un po' di carta, abbiamo uso o un panno, vado ad asportare l'eccesso, così. Guardate il legno come diventa subito chiaro. Ora Emma ci prende il phon e ci fa vedere, asciugando il legno, come è cambiato. Ci renderemo subito conto con questo trucchettino della tonalità che ha preso il legno. Come vedete non è più lucido, sta diventando chiaro, asciutto e non è assolutamente più la tonalità che era prima. Guardate che differenza da qua a qua, dove in alcuni punti nel bordo si vede ancora un po' di mordente che deve essere tolto con l'alcol. Ho capito che questa è la tonalità del legno, quindi so come lavorarci. Continuo con alcol e lana d'acciaio su tutta la superficie e ve lo faccio vedere sverniciato. Visto che adesso è bello asciutto dopo la sverniciatura e dopo tutto quello che ho combinato su questo piano, faccio che proteggere, così non secco ulteriormente. Uso la cera jasmine. Finito questo passaggio mi dedico alla pulizia interna, perché devo usare lo staccaparati per togliere via tutti quei residui di colla. A volte, quando si utilizza la colla con la carta da parati o magari dei parati che sono diciamo autoadesivi, si attaccano tantissimo ai mobili e quindi poi per togliere bene i residui di colla è necessario utilizzare un prodotto apposito. Quindi tra poco vi faccio vedere come con lo staccaparati riusciamo ad ottenere una bella superficie purificata e liscia, senza impazzire dietro a tutta la colla residua. Intanto inizio a dare questa prima mano di cera che protegge il mobile, che non secca, perché qua dentro c'è una temperatura molto elevata dovuta ai termosifoni che proprio sono ad aria calda e quindi non voglio che secchi troppo il legno. Usate questo trucco, una prima mano pura subito appena sverniciate se volete proteggere la cera e poi ne date una seconda quando avete finito il mobile. Quando vi trovate di fronte a situazioni come questa dove la colla non va via bene, oppure come questa dove la carta è stata proprio fatta aderire con una colla già preimpostata sul mobile, non andate a sollecitare troppo con troppi saponi perché potreste rovinare il legno. In questi casi è meglio utilizzare un prodotto apposito. Questo prodotto qui nasce apposta per staccare la carta da parati. Io solitamente quando mi trovo in case che hanno interi muri di carta da parati da togliere, la metto in uno spruzzino. Cosa faccio? Uno spruzzino normale, un vaporizzatore che però mette abbastanza acqua, metà di questo prodotto e metà di acqua. In questo modo spruzzandolo vedi che dopo una decina di minuti la carta proprio si stacca. Quindi il consiglio è non usarlo puro, usarlo diluito, non fa male alle mani, non vi preoccupate, non è un acido. Io faccio così solitamente quando devo fare pochi cassetti e poi lo vado a stendere con un pennello che mi aiuta un pochettino a spargerlo meglio e quindi anche se ci sono magari dei residui di colla che voi non vedete in giro, li stacca tutti al 100%. Poi lo lascio leggermente aderire. Fa effetto qualche minuto, una decina di minuti, senza farlo seccare ovviamente, e poi con una spatola e una spugna tolgo via tutto l'eccesso.
Quando ci sono delle situazioni del genere perdi sempre delle ore a purificare la superficie e a togliere via la vecchia colla. Questa cosa qua ti porta via solamente tempo. Continuo. Inizio togliendo via il primo strato, ovvero la carta, che si stacca già grazie a questo primo passaggio di liquido. Dopodiché ovviamente rimarrà tutta la parte che è appiccicata alla superficie. Io la ripasso col pennello, visto che è ancora tutto quanto umido, e la lascio ancora ad agire, così la colla si stacca bene. Questa è una carta vinilica, quindi come potete vedere è plastificata, ci possono volere qualche minuto in più. E guardate qua cosa c'è sotto, la colla. Quindi se noi togliamo lo strato di carta che impedisce al liquido di arrivare, sicuramente poi si stacca molto prima. Voi fate questo passaggio ben 2 volte, così almeno siete tranquilli e non fate troppa fatica. Per questo mobile abbiamo scelto l'Easir. Perché, Emma? È tanto che non lo usiamo e secondo me lo smorza abbastanza. Perché in forse effetti un po' di forme austere lo rende un po' più moderno. Guarda qua, c'è un sacco di tripudio di fiori, che in realtà a un sacco di persone piace questo tripudio, e anche a me piace, però mi piace leggermente più leggero. Adesso è un pochettino, diciamo, troppo serioso. E guardate questo colore come lo va a svecchiare al 100%. È veramente sempre bello questo colore, questa tonalità di verde che non è né un verde acqua né un verde salvia, è una via di mezzo, molto bella, molto coprente, e quindi continuiamo su tutta la superficie con 2 pennelli differenti. Io uso il pennello a punta in modo da andare bene dove ci sono i fregi e coprire al 100% anche andando in profondità, invece Emma usa un Elizabeth in modo da essere bella vellutata nella stesura. Coloriamo tutto. Seconda mano, sempre vernice pura dappertutto. Ho finito con l'Elisir ed è bellissimo. Io non so come ho fatto a stare tutto questo tempo senza usare questo colore. Mi stupisco sempre quando lo uso, è fantastico. E per continuare il tema green, e secondo me verrà un mobile provenzale bellissimo, utilizzo questo nuovo transfer della Lineare Design che si chiama Greenery Grace ed è in realtà molto particolare perché è un transfer abbastanza grandino, nel senso che non è quindi enorme in tubo perché è diviso in 3 fogli, però ha dei soggetti che sono veramente plasmabili tra di loro in modo molto molto facile. Guardate il contenuto, sono tutte erbe o spontanee con delle scritte. Qua c'è del glicine, della menta, diversi tipi di erbe che si possono utilizzare o a far salire dall'antina o componendoli, e ci sono anche delle scritte ornamentali che sono molto belle. Adesso io faccio un mix, pian pianino li taglio e creo dei giochi su questa parte, sull'altra e anche sulle 2 porticine centrali. Il nostro mobile è a buon punto, abbiamo aggiunto ancora un po' di transfer di qua e di là, sulle porticine, abbiamo finito il secondo laterale e l'abbiamo reso molto molto delicato ma provenzale. È un mobile provenzale, ha quasi sempre un décapé, leggero o no, vedete voi se andrà più pesante o meno. Però vi insegno a fare un décapé senza farvi male al polso, nel senso che può essere un po' pesante farlo su tutto il mobile con fatica e senza far salire troppa polvere nell'ambiente in cui siete. E come si fa? Pannettino in microfibra umido, il nostro amico. Si passa sul punto che voi dovete carteggiare e poi si fa così. Questo permetterà a noi di non far fatica, ma soprattutto di non far andare polvere in giro. Io oggi non farò un décapé troppo forte, è proprio solamente una finitura delicata sui bordi, ma guardate quanto può venire bene anche su dei fregi come questo. Decidete poi voi quanto essere incisivi.
quanto decappare. Ecco qua. A me piace donare ai mobili la loro identità. Per me questo è un piccolo cassettoncino in stile provenzale e così deve diventare. Continuo. Il mio restyling è quasi finito, manca una coccola che protegge anche il mobile. Con la mia cera Jasmine vado di nuovo sul legno, che ho già protetto, e vado anche su tutto il mobile. Vado a proteggere sia le parti in legno che sono venute fuori col decapè, che il colore, che il mio transfer. E guardate come prende vita il mobile. Il legno sopra era già protetto, certo, però la prima mano sicuramente ha sigillato. Questa seconda mano, oltre che nutrire, renderà la superficie anche molto vellutata. Inoltre la cera si può anche ripassare nel tempo. Che cosa vuol dire? Che se voi su questo mobile negli anni buttate chiavi e create qualche riga, vi basterà riprendere in mano la cera Jasmine, rispalmarla come sto facendo adesso io e dopo qualche ora massaggiarla. Andranno via tutti i graffi, tutti, e tornerà a essere bello protetto per tanti anni. Arrivo. Anche questo restyling È finito. ti piace, Emma? Sì. Cosa ti piace? Allora, il colore che è molto tenue, credo Fresco. che l'abbia sì, modernizzato molto e siamo riusciti a dargli un tocco country con uno stile ancora diverso rispetto a tutti i suoi gemelli che hanno già visto, secondo me. Esatto, e poi ricordatevi che non sempre quando i mobili sono così tanto pesanti devono per forza, diciamo, finire nei mercatini o da altre parti, perché a volte le persone dicono ma è pesante, anche se lo coloro resta pesante. Sapete qual è il trucco? Beccare il colore giusto per la forma, per quello che vuole dire questo mobile e in realtà per lo stile che rappresenta. Lui è un pezzo classicamente provenzale, ha fiori, ha questa forma del legno superiore che è bellissima e deve essere valorizzato per la sua, diciamo, autenticità. È un pezzo provenzale e così doveva tornare. In realtà il suo legno rossiccio lucido non rendeva veramente omaggio alle sue forme, secondo me adesso è molto caruccio. Sdrammatizzato con un transfer che lo rende più fresco, più simpatico, secondo me è il massimo. Quindi vi ricordo che tutti i prodotti che avete visto sono acquistabili sull'unico sito italiano che rivende Magic Paint, che si chiama www.elisirhome.com, o dai rivenditori che rivendono Magic Paint in esclusiva, che li trovate sul sito www.magicpaint.it e sono suddivisi per regione, facili da trovare. Ma Emma, cosa che bisogna anche dire? Che non si trova su Amazon. Mai non andate su Amazon perché sono tutte imitazioni.